amici, benvenuti per un nuovo episodio di Final Fantasy VII su Ever Crisis e ritorniamo da Claude che ci attende questo bel momento. Siamo usciti da Midgar la volta scorsa e probabilmente ci sarà il flashback più famoso della storia, perché se non l'hanno messo ci lamentiamo. Ecco la musica di Calm Town. Determinati a cercare Sephiroth, Claude e gli altri arrivano a Calm, una città vicino a Midgar, e si dirigono alla locanda per il riposo ben meritato. Sì. Eccoci, la mitica locanda. Questo corrisponde alla demo di Rebirth. La demo, neanche il gioco, la demo, dal primo capitolino. Ho letto che la famiglia si è fatto 100 km a Piacenza. No, ma infatti. No, ma guarda che assolutamente. Io l'ho già detto, quelli della mia famiglia che ci sono rimasti, l'ho avvisati, E ho detto, ragazzi, sarà così che vi lascio, Non è che vi lascio in maniera drammatica, penserà, vabbè, sta dormendo, no. È così, così. Anche da un tifoso non si aborì. Forte. No, il tecnico fa schifo. Il CT fa schifo. La squadra è forte. La squadra si sta rinforzando, ma il tecnico fa schifo. Non mi piace. La delusione della esperienza precedente fa veramente schifo. No, non sono assolutamente convinto. Io volevo diventare come Sephiroth, mi sono unito a Soldier. Dopo aver lavorato con lui per diverse missioni, siamo diventati amici. Guarda, Claude, è proprio la tua storia, quello che stai avvenendo in Crisis Core. Infatti, con chi è sempre se, vabbè. Ma non lo so, secondo me non si può far meglio. United era lo scatafascio, però. Era distrutto. Ma adesso era più vecchio di me e raramente parlava di se stesso. Qua ci sta raccontando il mitico Sephiroth. Eravamo compagni di guerra, ci fidavamo l'uno dell'altro, finché un giorno, un giorno, ieri ha vinto il calcio, sì, però il PSG ha vinto la Supercoppa europea. Lì in Francia ha vinto il calcio, ma in Europa ha vinto di nuovo la squadra più forte e ricca. Sbatto totalmente, si pushe purtroppo. Ha fatto male, però godo che almeno la Supercoppa di Francia non se l'è vinta il PSG. Meno quello. 5 anni fa, avevo 16 anni. Vabbè che ormai chi è fan di Kvara impazzirà di gioia per il PSG, chiaramente. E questa è la storia narrata dal nostro Claude. Perciò dobbiamo credere a tutto ciò che ci racconta Claude di quella misteriosa notte. Piove forte. Ehi, come andate? Se questo qui è Claude, proprio guardate il suo modo di fare proprio. Motion sickness, non ce l'ho mai avuta, però so come resistere. Dai, su. Forza. Era tutto bene? Vedi proprio un Claude amorevole. Ma certo, Simo, mi prepari il pranzo per dopo. Ecco qua. Sì, tutto a posto. Ehi, mi ha dato nuove materie, non vedo l'ora di usare. Guarda. Sì. È Claude, chiaramente. Il nostro Claude. Come un ragazzino. Ci dirai cosa funziona questa missione? Non è una missione tipica. Bene, perché dici questo? Mi sono unito a Soldier così posso essere come te. Ma prima di diventare prima classe la guerra è già finita. Le mie speranze per diventare un eroe come te sono terminate con la guerra. Perciò ogni volta che mi registro la missione c'è sempre qualcosa di grande. È il mio modo per provare me stesso. Cosa significa essere un eroe, tra l'altro? Davvero volevi una spiegazione? Un briefing? La nostra missione è di investigare un vecchio reattore della Mako. Ci sono rapporti che funziona male e produce creature brutali. Faremo fuori queste creature e scopriremo la fonte del problema. Creature brutali dove? Al reattore Mako di Nibelheim. Nibelheim? Oh, da dove vengo io? La tua casa? Capisco. Signore, c'è qualcosa di strano che si è schiantato sul furgone. Grazie per il look, grazie, è molto apprezzato, davvero. È solo un drago, Sai, la creatura dici, vabbè, è solo un drago, ragazzi, che volete che sia? È soltanto un draghetto. Il drago è scappato con la coda fra le gambe. No, non ce l'hanno fatto vedere.
La forza di Sephiroth è incredibile. È più forte nella realtà di ogni storia che avete sentito su di lui. E allora da dove arrivi tu? Io? E tu cosa c'entri di tutto questo? Io ero ipnotizzato dal modo di combattere di Sephiroth. Da me l'abbiamo capito che sei un fanboy di Sephiroth, dai. Tifa, puntini. E allora siamo andati a Nibelheim. Questa storia tocca anche Tifa da vicino, eh. Siamo a Nibelheim. La casa di Tifa, e di Claude. Vedremo ovviamente cosa è successo. Io vi invito ovviamente a giocarvi la demo di Final Fantasy VII Rebirth, che ve la godete, è gratis e ha questa parte veramente fatta bene. Perfetta. Ma qua ci facciamo un ripassino su Ever Crisis. Come ti senti? Mi piace troppo sta frase alla Bob Dylan. How does it feel? Come ti senti? È la tua prima volta a casa dopo tanto tempo, vero? Io non saprei dirlo perché non ho mai avuto una casa. I tuoi genitori? Mia madre, Genova, è morta poco dopo la mia nascita, mentre mio padre... Che strano nome sua madre che c'ha. Sto Genova torna sempre. Cosa importa? Forza, andiamo. Ma tanto guarda qua, non ci sono spoiler, è proprio l'inizio. Dove eri arrivato, Gigio? È lungo quel gioco. Io devo farmi il Revenant Rebirth. Vorrei finirli prima che arriva la parte 3 in primavera. Il nome della madre di Sephiroth non è quella roba... È quella roba, sì. Quella che abbiamo affrontato alla sede Shira. Genova, quella dannata testa inquietante nell'edificio Shira. Sì. Barret, puoi stare zitto e lasciare parlare Claude, faremo domande dopo. Sì, scusa, Tifa, io ero solo... Forza, Claude, continua. Niente, Tifa vuole sapere cosa è successo, ma lei c'era. D'altronde è il momento clou, la storia di Claude. La città era calma, tutti erano nelle loro case, avevano paura dei mostri, o magari avevano paura di noi, ma dai, non avevano paura di noi. Cosa stai guardando? Questo scenario mi ricorda un posto. Lei sì. L'inizio, sì. Ma all'inizio almeno te la sei fatta l'intro, perciò sai già cosa succede. Lasceremo il reattore all'alba e abbiamo bisogno di una guardia, tutti gli altri a riposo. Tra l'altro Crisis Core si sta connettendo questa parte, ma ce ne vuole prima che arriva là. Avevano paura dell'insalata di fagioli che si era mangiato Jack. I suoni dopo erano spaventosi, dopo l'insalata di fagioli, e io la mangio. Cioè. Ho assunto una guida per guidarci al reattore Mako. Lei ho sentito che è giovane, ecco perché voleva la guida, la vuole giovane. E possiamo affidarci su di lei? Certo, possiamo affidarci su di lei. Ehi, ti senti meglio? Sì, ma sono nervoso. Perché? I mostri potrebbero attaccarci ogni volta. Sì, non vedo l'ora. Lui vuole combattere. Vuoi dimostrare di essere un eroe. Avrai la tua chance. Si ricorda questa conversazione. Questo è il momento clou della storia di Final Fantasy VII, il momento in cui scopri la grande verità. E anche in Crisis Core sarà la parte clou del gioco, però ad arrivarci ci ne vuole ancora un po'. Ricordo che qua in su Ever Crisis l'hanno fatto in 8 capitoli, perciò la mattina seguente. Tra l'altro qua stiamo andando avanti senza neanche un combattimento, ormai Visual 9, è presente Visual 9. Quando la guida verrà qua andremo fuori. Eccola qua, ascoltami Sephiroth, se qualcosa dovesse succedere, questo è il padre di Tifa. Fidati di me. Starò bene, papà. Ci sono 2 uomini della Shira come 2? E io? Ah già, noi siamo soldi. Ma Claude non se ne è accorto di Tifa? Ciao, sono Tifa, felice di incontrarti. Dice, Nani? Tifa? Sei la guida? Certo, sono la miglior guida della città. Combattente di arti marziali e pure guida. Non posso coinvolgerti in questo, è troppo pericoloso. Non c'è problema se la proteggerai tu, forza andiamo. Sembra non gliene frega proprio nulla. È freddo come uomo.
Signor Sephiroth, possiamo fare una foto insieme. Tifa, puoi chiederglielo tu. Tutti a fare la foto. Sephiroth, poveraccio, è così famoso che deve pure fare le foto con i fans. Sorridete. Queste foto sarà importantissima nella parte 3. Il mistero della famosa foto. Non avete idea di quanto sia importante questa parte, ragazzi, se non avete giocato il gioco base. Perciò, ripeto, ricordatevi che viene fatta la foto con loro tre. Guardate questo. Claude si è messo in posa insieme a Tifa e Sephiroth. Seguiamo la guida. Sì. Aumentiamo il potere di Claude. No, non serve. È da solo, è già, è flashback. Per forza da solo. I giochi dove basati col DAF. Cos'è il DAF? Tanto tempo fa i ragazzi giocavano qua attorno. Ma fin da quel momento i mostri sono arrivati e hanno attaccato il Monte Nibel. Aia! Tifa! Stai indietro! Protegge lui. Questo qui è il look del remake di Tifa, non fanno caso. In realtà quello di Rebirth, che poi l'hanno censurata Tifa. La Tifa originale aveva un po' di differenza, ma hanno detto non rischiamo. Vabbè, ti capisco, prudenza non è mai troppo, specialmente il giorno d'oggi. Ok, questi qui sono solo le mini semplici. Non saliamo neanche di livello. Ehi, cosa succede se arriveranno vicini al villaggio? Dobbiamo fare in modo che non accada. È tutto per colpa del reattore Shira che funziona male. Forza, andiamo. Sta causando problemi nei mostri, li sta facendo impazzire. E allora loro rischiano veramente di crearsi problemi. Ma questa è una delle parti, ho detto, importantissime. So che non dovrei dirlo, dovreste vederlo, ma ci siamo veramente. Più che altro perché questo flashback è anche bello. Monte Nibel. Le musichette di Dungeon di Final Fantasy VII sono sempre belle. Il reattore Mako è stato costruito sul Monte Nibel. La fredda aria di montagna è la stessa che ricordavo. Bella sta parte. Piano, prudenti. Mi raccomando, prudenti. Già lì manca un pezzo. Il ponte... Meno male che è piano e prudenti. È collassato all'improvviso il vecchio ponte. Per fortuna ce la siamo cavata con delle ferite. Alcuni di noi, uno nel remake, nel Rebirth, muore proprio. Viene trascinato via dal fiume. Mi ha salvato Generic Soldier, lo chiameremo, io lo chiamo sempre così. L'altro soldato che sta qua, io lo chiamo Generic Soldier. Soldato generico. Un trooper, come diciamo. Assolutamente un personaggio irrilevante, non parla, non fa nulla. No, ce l'abbiamo con noi. Per raggiungere il reattore Mako siamo passati dalla caverna. La caverna c'era una bella scena, vediamo se l'hanno inclusa poi. Per me è una pura emozione tornare qua. Poi ripeto, se volete sta parte, la demo di Rebirth ce l'ha tutta e vi sblocca pure una premium se poi giocate al gioco. È il Mako, la montagna abbondante. Il reattore è stato costruito qua. Questo gioco non ha la warm up, possiamo andare in giro per il mondo. Se usciremo da quella strada dobbiamo passare. Devo camminare? Ok. Non si passa di qui?
A pugni, neanche con la spada, lui spacca tutto a pugni. Tu, da quando è che tiri i pugni contro ogni cosa? Questi nemici non mi piacciono per niente. Vedi che mi toglie i miei poteri. Che fastidio, che fastidio. Livello 36, Avete visto anche voi che non sono per niente leggeri. Chris dire 5, infatti, secondo me è una citazione involontaria o volontaria, non lo so. Per dire, guarda che spacca a pugni i massi. Questi nemmeno erano piccolini, dai. Ma io non ce la farei lo stesso. Altra roba da spaccare a pugni, vai. Vai, ciao Chris Redfield. Anche lui. È un grande fan di Chris. È vero, ma farà sempre ridere quella scena. E non è neanche la cosa più assurda di Resident Evil 5, però. Io amo quel gioco, ma di roba assurda ne ha tante. C'è anche le scene con Excel, il tipo che diventa un mostro marino e inizia ad attaccare la nave con i tentacoli, lascia stare. Resident Evil 5 ne ha di momenti di dire, ne ha di momenti strani. Dungeon piccolini in questo gioco, qua ci sono. Cristallo blu, 100. Vabbè, abbiamo preso un po' di roba utile. Cristalli e siamo strapieni, però non si sa mai. Ma poi voi sapete che mi piace esplorare i dungeon, ogni angolo. Mi diverto tantissimo io. È la mia passione. Ciao. Anche se magari non ci serve quello che ci dà, lo apprezzo lo stesso. Esuna Poison. Esuna che cura veleno. Solo quello? Vabbè. Meglio di niente. Esuna sarebbe Esna. Anch'io faccio così. Mi piace esplorare ogni angolo. Mi fa proprio senso di completismo. È anche bello. Però il platino in sto gioco è un inferno. Cos'è questo? Devi farti tutto il gioco in hard mode. E non è solo quello, anche tante cose che poi. Missioni ultra difficili, boss speciali solo in hard mode. Durissima. Senza poter usare oggetti. È così bello. Il reattore Mako continua a succhiare via l'energia. Questi spariranno. Materia. Quando condenssi l'energia Mako, la materia viene prodotta. È raro vedere la materia allo stato naturale. Qua mi ricordo che l'originale diceva una cosa come la magia non esiste, è solo materia, è solo Mako condensata. Bellissimo quel caso. La materia ti trovi. Tu sei un soldier e non lo sai? Lui non sa. Lo rimprovera. La conoscenza e la saggezza degli antichi è sigillata qui dentro. Chiunque con questa conoscenza può ottenere il potere della Terra e del pianeta. Attraverso questa connessione possiamo usare la magia, come dicono loro. Magia è un potere misterioso. Oh, c'è sta frase, c'è ragazzi. Ho detto qualcosa di divertente? Un uomo una volta mi ha detto che è un termine non scientifico, potere misterioso, e non dovrebbe essere chiamato magia. Lo tolgono. Ma come lo tolgono dal plus? Io ce l'avevo comprato al day one. Cioè, è mio il gioco. È mio, è tutto mio. Io mi ricordo quanto era arrabbiato. Chi l'ha detto? Ojo della Shira Department. Un uomo, un grande aria, che si crede Dio, ottenere il lavoro di un grande scienziato. Comunque andiamoci. Cioè, come dire, Ojo non è granché, ma si sbaglia perché Ojo è veramente è forte. Ojo è un bello scienziato. Una sorgente Mako contiene la conoscenza degli antichi. Ragazzi, sti antichi. Alla fine ci giriamo sempre attorno, a sti antichi. Ormai è il fulcro. Chi sono gli antichi? Ne conosceremo qualcuno? Ne conosciamo già uno. Una. Lo sappiamo già. La cara Eris. È un'antica, ma è un'antica che. Sì, grazie, ma non so cosa sta succedendo. Non è che ho tutti sti poteri io. Ma qualcosino, sento le voci nella mia testa. E loro parlano con me. Dei tolti. Oh, un bel zoo di livello 36. Ma inizierà ad alzarsi la difficoltà, perché qua questi salgono di livello in maniera spasmodica. Io ricordo che sono un piccolo soldier
il livello 41, non è che non aspettatevi miracoli. Questa strada qua, tanto è chiusa. Questo non me lo rompe, è un masso solo per Chris Redfield quello. Non è abbastanza per loro. E alla fine c'è sempre un po' di Resident Evil ovunque. Vabbè, tanto io mi diverto qua. Sempre livello 36, sì. No, ma che disgraziato mi ha tolto il potere, meno male che li ha usati per caricare. E poi voi sapete che intanto potrebbe capitare che evoca una summon, ma al momento siamo talmente equilibrati, siamo talmente sopra i nemici che non ci dura abbastanza per evocare una summon. Ho sbloccato Ifrit, Shiva e credo Ramu, mi sembra. Poi devo sbloccare anche gli altri, se riesco, se sono abbastanza forte. C'è una luce là sopra, è l'uscita, finalmente. La campana. Tifa, sta indietro. La campana. Ah, la campana. E qua parte la bellissima boss fight, teniamo. Oh, la campana. Tenemos que ir. Lord Sattler. Questa assolutamente Rebirth te la fa vivere meglio sta parte, perché questo drago, affrontarlo con Claude e Sephiroth e fare le combo fra loro è un bel momento, è il sogno di tanti giocatori, giocare come Sephiroth e Claude. Claude era scarsino, ma Sephiroth no, era veramente forte. E direi che ci siamo. Wow, i soldi sono davvero forti. Ok, andiamo. È una lunga strada. Bene, si va al reattore. Questa è la parte più tetra, perché parte come un'avventura. Mi piace tantissimo questo feeling di avventura. Avete visto? Siamo qua, ci siamo divertiti. Piacevole, tutto allegro. Non c'è proprio nessun problema qua. E ora siamo veramente al reattore. Dai, su. Diciamo che questa prima parte è tutta avventura. E mi piace da morire, veramente. Ah, abbiamo trovato la strada lunga, ma ce l'abbiamo fatta. Tifa, aspetta qua. Io entrerò, voglio vedere cosa c'è dentro. Mi dispiace, niente civili, questo posto è pieno di segreti industriali della Shira. Ma prenditi cura della signora. Generic Soldier, terra Tifa fuori dal reattore. Beh, alla fine è vero, ci sono segreti qua dentro. 30 gradi, è aumentata la temperatura. 30 gradi nella stanza. Tienimi salva. Ah sì. Tifa si prenderà cura Generic Soldier di lei. Podru. Genova, guarda qua. Questa scritta qua già è un... non fa bene. Ci siamo. Questa è Genova, vero? Non si apre. Fa paura sto pezzo. Ci pensa Sephiroth. Ma sono io Genova. Appunto, è vero. Adesso sei scuola, adesso. Eri Genova. Oh, ti hanno archiviato e adesso sei scuola. Sì, hai fatto una promozione. Questo è difficile da aprire. E niente. Claude, vai a chiudere la valvola. Vai, serra la valvola. Io quando ero ragazzino che giocavo sto gioco la prima volta su PS1, qui c'erano dei momenti più shock e horror di sempre. Non so se lo faranno vedere, penso di no, ma nell'originale quando guardi dietro la capsula vedi una creatura orrenda, una baboia schifosa, proprio di quelle terribili.
ed è questo è come livello di Professor Gast. Questo è un sistema che condensa e raffredda l'energia Mako, e questa energia Mako diventerà più condensata. Oh, diventa materia. Esatto, normalmente Maojo ci ha messo altro dentro, guarda, dovrebbe essere materia invece. Cosa abbiamo qui dentro? Ah, che cos'è quella roba? Cosa c'è dentro quella? Una specie di mostro? Eh sì. Sì, quelli che l'hanno creata sono qui. Sono stati creati da Hojo. Organismi viventi, infusi e mutati con l'energia Mako. Ecco cosa sono quei mostri. Membri normali della Soldier come te sono umani iniettati di Mako. Ma tu sei diverso dalle altre persone, ma sei umano, gli dice Sephiroth. Mentre questi soggetti sono stati esposti ad alte concentrazioni di Mako rispetto a te. Continui a dire tu, membri normali Soldier come me, significa che tu sei diverso? Eh sì. Ehi Sephiroth, potrebbe essere che io sono. Sono stato creato allo stesso modo, sono lo stesso di questi mostri. E voi avete visto quanto lui odia i cloni. Sephiroth, tu li hai visti, tutti loro. Erano umani. Umani, stai dicendo? Se poi vediamo Crisis Core, sappiamo che ha visto le copie di Genesis, le copie di Angel. Insomma, io ero diverso, ero speciale, sapevo di essere speciale, ma non così. Pensa, ma sono nato in un laboratorio? Sono almeno umano? Povero Sephiroth. Qua ti fa una tristezza pensare, povero Sephiroth, adesso sarà un personaggio migliore. Non avevo idea di cosa Sephiroth dicesse ai tempi. Sapevo solo che Shira produceva mostri e non riuscivo a crederci. Nel momento in cui dici, ma stiamo lavorando per i buoni o per i cattivi? Ma qui c'è qualcuno che fa cose sbagliate. E quello lì è Hojo. Ocho a Hojo. Va bene, non perdiamo tempo, andiamo avanti. Dannata Shira, più sento più li odio. Chi l'avrebbe detto che il reattore Mako aveva un segreto del genere? Questo spiega la crescita dei mostri negli anni. Quando siamo tornati a Nibelheim, Silvio ha detto una parola. È andato dritto alla locanda e si è inserito lì. Oh, Vito Scaletta, che onore, cavolo. Io adoro Vito. Uno dei personaggi fighi che ci sono. È andato nell'edificio più grande di Nibelheim. Gli abitanti del villaggio lo chiamano la mansione Shinra. È stata abbandonata. Sì, la Shinra faceva così. E Sephiroth era lì e sono andato a cercarlo. Siamo alla fine della prima parte del famoso flashback, però ora andiamo avanti, Ragazzi, dobbiamo scoprire tutta la verità. Questa è la parte 4 di Ever Crisis su Final Fantasy. Penso che il totale saranno 13, se ne hanno già fatte 12. Cioè, è lunga, Una forma di vita trovata 2000 anni fa, lo stato geologico. Il professor Gast l'ha chiamata Genova. Anno X, mese X, giorno X. Genova Project ha approvato Mako Reattore 1 come test. Mia madre ha il nome di Genova Project, sono una coincidenza? Dice, ma questa creatura misteriosa chiamata Genova e sua madre si chiama Genova, lui è speciale. Professore Gast, perché non mi hai detto niente? Perché hai dovuto morire? Perché l'ha fatto fuori la Shira. Sephiroth, lasciami da solo. Sephiroth sta veramente male, però. Sta veramente male. Non è discesa nella follia. Lenta, però, lenta. Cioè, non dorme più, legge solo manuali. Sephiroth non è più uscito dalla mansione.
Ha continuato a leggere come se fosse posseduto da qualcosa. Non una sola volta ha visto la luce fuori dagli scantinati. No, era proprio ossessionato. Quando sono tornato a Sephiroth quei giorni dopo, lui era diverso. Non era più lo Sephiroth che conosceva lui. È impazzito, è impazzito. Chi è? Chi è? Chi va là? Traditore. Io traditore. Traditore io. È andato completamente. 5 secondi fa era ancora a posto. Tu traditore ignorante, ora te lo dico io. Questo pianeta originariamente apparteneva ai Cetra, una razza itinerante che viaggiavano, riposavano e costruivano e poi ripartivano ancora. Alla fine del loro duro compito e lavoro hanno trovato la terra promessa e la felicità per sempre. Ma coloro che hanno rifiutato queste strade sono emersi, quelli che rimanevano, si sistemavano e hanno scelto la vita facile. No, io no! È lui che è impazzito, ma io sono tranquillo. E loro hanno fatto ciò che il Cetra e il pianeta ha creato senza tenere nulla in ritorno. Quelli sono i tuoi antenati, i miei. Sephiroth. Vabbè, gli umani hanno trovato una casa, dai, su. Non è nulla di male. Tanto tempo fa un disastro ha colpito il pianeta. I tuoi antenati sono scappati, sono sopravvissuti perché sono nascosti. Era il sacrificio dei Cetra che ha salvato il pianeta. Loro sono morti, ma i tuoi antenati sono moltiplicati. Guarda che sono tranquillo io, è lui quello matto. Ancora calmissimi. Sephiroth che è uscito di cervellino. Ora, tutto ciò che rimane ai Cetra in questi rapporti. Cosa ha a che fare con te questo? Non lo vedi? Un'antica di nome Genova è stata trovata 2000 anni fa allo stato geologico. Il Genova Project, un progetto per produrre alla gente quel potere degli antichi, eccetera. Ragazzi, vi spiego che non è proprio così. Genova non è un'antica. Genova non è un'antica. Leonardo, siamo nel momento clou. Visto che è il momento migliore, ragazzi, me ne approfitto perché emetto questo messaggio, perché adesso c'è interrompere questo è terribile. Tu sei stato creato? Sì. Sephiroth ha capito che è stato creato, lui, DNA di Genova, dal professor Gasti, leader del Genova Project e lo scienziato genio. Come ha fatto? Ehi Sephiroth! Io devo andare, madre mi sta aspettando. Eccolo! La chiama madre. È impazzito. Ah! E Sephiroth è veramente cambiato nel giro di pochi giorni. Di follia, senza dormire. E soprattutto ha fatto la teoria sbagliata su Genova, completamente sbagliata. Genova è il disastro che ha colpito il pianeta. Non è un'antica. Ehi, tu stai ancora sano di mente, eh? Sì. Zangan, mitico, il maestro di Tifa questo. Vieni a aiutarmi. Maestro di arti marziali di Tifa lui. Io cerco questo, cerca l'altra. Ricordiamoci che Claude ha una sua famiglia qua. Eccolo. Il momento più famoso della storia dei videogiochi. Mamma mia. Questo momento è oro. Questa scena qua, io ce l'avevo come sfondo del vecchio computer questa immagine. Sephiroth che cosa hai fatto? Momento magico. Eager e impatience. Chi è che non sarà impazzito? No, un bel pezzo, guarda, veramente. Questo lì capisci, cavolo, come cambia tutto da quel momento. Sephiroth diventa il cattivo del gioco, quando prima era ancora accettabile. Sephiroth perché? Poi Crisis Core ti spiegherà ancora meglio, ma non tanto in più. La storia è sempre quella. Vabbè, dai, un dodo, uno struzzo, quello che è. Grande problema, ragazzi. Questo è lo struzzo, almeno. Non il Chocobo, questo è lo struzzo. Levi Kron.
Livello 38, cavolo. Sa che saremo proprio sul livello nostro, alla fine del capitolo. Punto esperienza sono così così. Così così. Uff, uff. Sentite la campana, il segno di Sephiroth. Abbiamo finito! No, è impossibile. Non può essere finito. Non è finito, infatti, che dicevo io? Parte 1, infatti. Parte 1, invece non possiamo... È impossibile che abbiamo finito sta parte qua. Non te la interrompono sul più bello. Ai ai ai, il papà di Tifa. Da pa! Eccola. Il grande momento, ci siamo. Questa spada. Sephiroth, perché l'ha mollata lì? È stato Sephiroth a fare questo a te? Sephiroth, Soldier, Mako Reactor, Shira. Io li odio tutti. Sì, Leonardo, alle arcade, cabinati, sì. Certamente. Molto bella come serie. Difficili. Ecco la Tifa che ha preso la spada di Sephiroth. Pensa, ho la Masamune, ora ci penso io. Lo faccio a fettine. Ma lo sapete che non sarà così facile. Ecco, lui è tornato da sua madre e dice: ah, madre, sono venuta per te, per favore apri questa porta. Sì, anche su Dreamcast, però non avevo. Tu hai fatto fuori mio padre, hai bruciato il villaggio. Cosa pensava di fare lei? Un soldier di prima classe. Si è ripreso la spada e l'ha affettata lui. Momento drammatico. Neanche una goccia di sangue. Sì, è vero, Leonardo, è vero, è vero. Tu hai promesso che mi avresti salvato se fossi stato in pericolo. Hai promesso lui. Vedi che eroe Claude è arrivato per lei. Solo che lei non se lo ricorda bene, perché è stata stordita. Cavolo, che salvataggio, l'ha posizionata lì. Dov'è la cura medica, il first aid kit, queste cose? No, niente. L'ha posizionata la cura. Ci siamo, Genova Chamber. È il grande momento, ci siamo. Sephiroth che incontra la madre. Madre, insieme reclameremo questo mondo. E io so esattamente cosa possiamo fare. La terra promessa. Sephiroth, la mia famiglia, la mia casa. Come hai potuto fare questo? Loro sono tornati, madre. Con i loro poteri superiori, con i suoi poteri superiori, la sua conoscenza e la sua magia. Madre destinata a diventare la regnante del pianeta. Ma loro, con queste creature inutili, hanno portato via tutto da te. Ma non essere triste. Eccoci, famosissima sta scena. Devo dire che per una calamità si tiene bene, 2000 anni e non portarli, non dimostrarli. Mica male. Questa è solo 2000 anni. Immobile, senti. Sì, è vero, è vero. Tutto vero. Si è ritirato anche Westbrook, Russell Westbrook, dal basket NBA, purtroppo. Cosa ne è della mia tristezza? La mia famiglia e i miei amici? Cos'è tutto ciò che mi hai portato via? Questo ti rende la tua perdita meno importante della mia? La mia perdita, io non ho perso nulla.
Io sono il prescelto. Sono stato scelto come leader del pianeta. È mio dovere reclamare il pianeta da questi folli che hanno rubato dei Cetra. Io sono qui per ottenere tutto. Ci siamo, eh? Sephiroth, io mi fidavo di te. No, tu non sei il Sephiroth che conoscevo io. Ci siamo, ci siamo. Che succede adesso? Siamo al momento della battaglia? Ci sarà? Non ci sarà? Eccoci qua. Un dubbio senza fine. Cavolo, è uno di quei pezzi che non smetterei mai di vedere. Mamma mia, se sono belli. Finiamoci sto flashback. E questa è l'ultima cosa che ricordo. Cosa stai dicendo? Come niente? Un attimo, Simo, che te lo leggo, eh. Cosa è successo a Sephiroth? Non ne sono sicuro, ma in una battaglia 1 contro 1 non avrei potuto farlo fuori. Ufficialmente dicono che Sephiroth sia morto, l'ho visto nel giornale. È bella per la Lazio, di trovarsi il primo obiettivo stagionale, Gigilo Tito e Gigi Gattuso. Ma io l'ho detto che mi dicevano di no, io ogni volta che dico Gattuso come tecnico è una mediocrità totale. È stato buttato fuori da, cos'era, Ravenna, quello cos'era, cos'è, squadra era. Ma certo, ma certo. No, ma io l'ho detto, mi ha detto, ma Leonardo forse era lui che mi ha detto, ma sai, per me Gattuso la Lazio farà bene. No, Lazio farà schifo, come tutte le squadre che ha fatto Gattuso, non ha mai fatto qualcosa. Carismatico, ma come allenatore ci sono tanti meglio di lui. Ho sfidato Sephiroth e sono sopravvissuto, perché non mi ha ucciso? Sono vivo anch'io. Molto di questo non ha senso. Cos'è di Genova? Era nell'edificio da Shira. Shira l'ha recuperata da Nibelheim a Midgar. E qualcuno l'avrà presa, no? È sparita dall'edificio Shira. Sephiroth, per forza. Sephiroth. Dannazione. Nulla di questo ha senso. Adesso devono capire qual è il loro bersaglio. Ne ho abbastanza. Lascerò il pensare a voi. Io me ne vado sotto scala. Non fatemi aspettare. La Fiorentina ti ha impressionato davvero? Come mai, Leonardo? Il mercato? Tifa. Quest'anno seguo poco o niente. Vabbè. Da quando è finito il campionato. Noi. Quanto era grave dopo che Sephiroth mi ha attaccato. Pensavo fosse andato, ero devastato. Io, gli antichi, Cetra, Genova, Sephiroth e me stessa. Kina, lui è bravissimo, sì. Andiamo, Bar ci aspetta. La cosa bella è che anche Aerys sta facendo un viaggio per trovare se stessa. Forza, andiamo. Deve capire qual è il suo destino. Non lo sa. Non lo so. Che storia affascinante. Lui è poetico, pensa che è giovanissimo. Deve trovare se stessa. Tutto Rebirth gira attorno all'idea che Aerys deve capire chi è e cosa deve fare. È bellissimo. Non dico altro. Zero spoiler da me. Sapete che io odio gli spoiler. Abbiamo finito il capitolo 4. Ok. E anche questo è andato. Sblocchiamo sto trofeo magari. Vedere. Non me lo fa il pop-up. Signor gioco, mi sblocca l'achievement per cortesia. E poi ci sarà il mondo grande grande. Sì. Eccolo! Cloud Memories. Quasi quasi vanno a quel paese prima del fatto che mi gioco. No, ma non mollarmi che ti vengo a trovare su Final Fantasy XIV ora che farà meno caldo, Oh, da giovedì si sistema. Oggi sono 30 gradi, ma da giovedì finisce sta cavolo di estate. Poi ci sarà da cena e riscaldamento fra qualche mese. Allora, ragazzi, e questo era Final Fantasy VII Ever Crisis. Pensate che tu non hai idea di cosa c'è in questo gioco. A parte Crisis Core, Final Fantasy VII, First Soldier, che dobbiamo poi riprenderlo. Sto povero Sephirothino non abbiamo ancora visto, Sephiroth piccolo. Ovviamente la parte 2, Sephiroth e Angel, vado all'Angel giovanissimo. Poi abbiamo ovviamente il mitico Advent Children, cavolo, Advent Children 2 anni dopo la fine di Final Fantasy VII. Il film, e poi Tears of Cerberus con Vincent protagonista, anche questo è postumo. E Before Crisis, questo sono confuso perché dico, ma se ci sono i Turks e nel gioco non puoi usare i Turks, chi usi?
C'è anche Claude. Oh. Vabbè, comunque, lo scopriremo giocando.